Per raggiungere i nostri obiettivi e avere successo in ciò che stiamo facendo, è molto importante tener conto di alcuni fattori. Oggi vi voglio svelare dei piccoli trucchi per far sì che non vi sentiate dispersi, che non vi venga quella sensazione di ma servirà a qualcosa? E come sviluppare skill e ottenere successo nell'addestramento del cane, ma anche in tutte le attività che svolgiamo. Il primo fattore di cui vorrei parlare è la costanza. In tutte le cose che noi facciamo, se noi dobbiamo imparare a ballare, a suonare uno strumento, imparare una lingua, la cosa che rende perfetti è la pratica costante. Quindi avete capito bene, praticare quell'attività con costanza nel tempo. Io dico sempre che è molto meglio 10 minuti ma tutti i giorni piuttosto che 3 ore una volta a settimana. Questo perché il nostro cervello è un po' come se fosse un terreno e tutti i semi che noi piantiamo devono avere il loro tempo per poi creare la pianta che ci darà i frutti. Quindi è molto importante capire questo concetto della costanza nel tempo. Fare un pochino tutti i giorni porta a risultati gradualmente sempre maggiori. Quando addestriamo un cane dobbiamo sempre suddividere il lavoro in maniera sensata. Oggi faccio questo, questo e questo, domani riparto da questo, questo e questo, aggiungo qualcosina, eccetera eccetera. Il secondo fattore importantissimo è la ripetizione. Si dice che la ripetizione sia la madre di tutte le capacità. Significa che se tu ripeti una cosa 7000 volte a un certo punto la saprai fare. Quando noi ad esempio studiamo, diciamo stiamo leggendo un libro di 100 pagine, lo leggiamo una volta, dobbiamo sapere che di tutto ciò che abbiamo letto ci rimarrà un 15-20%. Ecco perché si dice che per imparare una lezione, che per imparare un saggio, per sapere qualcosa che si sta leggendo a menadito, bisogna leggerlo tra le 10 e le 15 volte. In questo modo il cervello ha tempo di digerire tutte le informazioni e fare spazio a quelle nuove. Tutto questo grazie alla ripetizione. Quindi è molto importante che tu questo video lo riguardi almeno 5-6 volte se vuoi capire tutti i concetti che sto esprimendo, perché tu chiuderai il video, dirai fantastico, ho capito tutto, poi vai dal tuo cane e farai Francesco, scusa, ma come devo fare quando il mio cane fa così, fa così? E io ti rispondo, riguarda il video. Quando noi insegniamo al nostro cane, la cosa fondamentale dopo la costanza è che in questa costanza ci sia appunto tanta ripetizione, per far sì che al cane a un certo punto venga automatico fare determinate cose, no? Quindi costanza, tutti i giorni poco piuttosto che tanto, un giorno al mese, un giorno a settimana, e ripetizioni, tante ripetizioni. Come possiamo strutturare quindi una sessione di addestramento? Dividiamo il lavoro col cane in due modalità, per così dire. Il training specifico, ossia che sto su un comando e glielo faccio ripetere 10, 15, 20 volte, a seconda anche dell'attenzione del cane. Mi raccomando che il cane non deve mai stufarsi, cioè non dobbiamo chiedergli troppe ripetizioni. Però all'inizio faccio esempi stupidi: seduto, premio, seduto, premio, seduto, premio. Gli farò ripetere il comando
5, 6, 10, 20, 25 volte e finirò lì l'addestramento. La seconda modalità invece si chiama cross training, ossia io chiedo al mio cane un nuovo comportamento e gli faccio fare qualche ripetizione, ma nel frattempo gli sto facendo fare altri esercizi che conosce meglio, oppure gli insegno 2 esercizi simultaneamente. Adesso vi farò vedere con i miei cani come lo metto in pratica. Comunque questo ha la funzione di tenere il cane sempre attento a quello che tu gli stai per chiedere, quindi porterà a lungo andare il cane a non anticiparti, perché se il cane si abitua che tu inizi sempre col seduto, zampa, terra, rotola, poi a un certo punto il cane arriva lì, vede che tu ti metti, sei pronto, e il cane seduto, zampa, e fa quella sequenza in anticipo. Mischiare tutti gli esercizi serve proprio per evitare che il cane si annoi e quindi arriva lì e dice sì vabbè ho capito, ma mi chiedi seduto, la zampa a terra, rota, che fa? Quindi il cane non lo sa e sta più attento a quello che tu fai e gli chiedi, evitando quindi di anticipare. Quindi ricordatevi, per insegnare qualsiasi cosa al cane noi dobbiamo avere costanza e continuare a ripetere l'esercizio fino a che il cane non ci dà i segni che ha capito. A quel punto potremo chiedergli di più, aggiungere qualche cosa, chiedergli una cosa più complessa. Non è importante che voi facciate un esercizio e vi fissiate su quello e facciate 1000 ripetizioni solo del seduto, terra, seduto, terra, seduto, terra, seduto, terra, seduto, terra. Potete mischiare le cose. Gli insegno il terra, però gli chiedo ogni tanto a passare sotto la gamba, poi gli chiedo la zampa e poi ritorno a lavorare sul terra e faccio 2-3 ripetizioni sul terra e poi gli lancio la pallina e poi lo chiamo e gli prendo il richiamo e poi gli chiedo il twist e poi gli chiedo di girare e poi ritorno a lavorare sul terra. E ricordatevi sempre che noi facciamo queste cose col nostro cane, gli insegniamo tutti questi esercizi per creare legame, un bel rapporto di fiducia e collaboratività. Quindi non vi spazientite, non alzate la voce col cane e cercate di farlo divertire
Sempre. Lo porti in osciolina? No, qua no.